Ho raggiunto Castro dei Volsci, che è un perfetto laboratorio di architettura medievale che ancora oggi permette di identificare quei tratti urbanistici ed architettonici dell'Alto Medioevo, quindi tra poco ve li mostro. La veduta che spazia a 180 gradi su tutta la Valle del Liri, che la vedete pianeggiante, e poi su ogni collinetta si stagliano a decine borghi e ancora borghi. Castro dei Volsci è detto il balcone della ciociaria. Ceccano, Anagni, Pofi, Ripi, Boville Ernica, Pescosolido, Arpino, Arce, Rocca d'Arce, Ceprano, Montattico. Si spazia con la vista in un modo che davvero di rado mi capita di fare. Come i contadini del Medioevo sto risalendo il borgo più antico di Castro, perché oltre la torre dell'orologio c'era appunto il nucleo più antico e fortificato, dove appunto i contadini, dopo essere scesi durante il giorno per lavorare i campi, rientravano la sera per trovare riparo dai malviventi, dalle scorrerie che c'erano al di fuori delle mura. Sono entrato appunto in quello che è il nucleo più antico, ed è davvero un tuffo nella storia. Questo borgo, la parte più alta, rappresenta un manuale dell'architettura medievale. Ancora intatte sono le abitazioni dei contadini, capanne di pietra a 2 livelli che al piano terra ospitavano stalle e officine. Questa apertura, questa porta, forse ve la ricorderete se avete visto il mio episodio sull'Abruzzo su Fontecchio. È la tipica apertura di una bottega artigiana medievale, con la finestra con la mensola dove veniva esposta la merce da parte dell'artigiano. Da oltre 1000 anni quell'apertura guarda la strada verso la quale si è sempre rivolta. In questo punto però mi preme anche sottolineare la presenza di un monumento alla mamma Ciociara. Durante la Seconda Guerra Mondiale qui passava la linea dei combattimenti detta Gustav. Alcune truppe alleate francesi, truppe coloniali marocchine e algerine, si dettero a orrendi saccheggi, omicidi e anche stupri nei confronti delle donne ciociare. La statua simboleggia l'amore di una madre che con il proprio corpo fa scudo per proteggere la figlia dalle barbarie della guerra. Queste possenti mura che vedete sono le mura di contenimento di un'acropoli. Dove mi trovo? Ad Alatri. Sono sempre in ciociaria. Ho attraversato la Valle del Liri, la parte pianeggiante della ciociaria, e sono risalito su delle altre montagne. Un borgo che permette di andare ancora più indietro nel tempo. Di tipo pre-romano, è stato fondato nel VI secolo a.C. dagli Ernici. Un po' come l'Acropoli di Atene si erge questo trapezio, questa collina trapezoidale sagomata da queste mura, con questi blocchi giganti che sono stati cavati dalla montagna circostante. Se scendendo dall'Acropoli si guarda verso dove si posa il sole, si entra nel quartiere delle Piagge. È il quartiere più antico di Alatri, con il suo susseguirsi di rioni, di scalette, di vicoli, di case molto più umili. Ho lasciato Alatri, mi sono fermato a Fumone perché sia sulla strada per andare ad Anagni, che è la mia prossima meta, e anche perché ero curioso di vedere un luogo, quello dove morì prigioniero Papa Celestino V, Pietro da Morrone. Vi ricordate infatti che vi ho raccontato la storia di Pietro da Morrone quando ero in Abruzzo, dalla Basilica di Collemaggio? Ebbene, siccome ho visto la genesi della sua storia religiosa in Abruzzo, volevo vedere invece l'epilogo della sua vita, non soltanto religiosa ma anche quella terrena. Il termine fumone è di origine medievale e indica una tecnica impiegata per segnalare agli insediamenti vicini un pericolo. Non è forse un caso che in ciociaria
In una tale densità di abitati e di flussi di genti si sono verificati eventi che hanno cambiato il corso della storia dell'intera penisola, dalla battaglia di Cassino del 44 andando indietro fino allo schiaffo di Anagni. E questa è la sala in cui è avvenuto quell'episodio così significativo per la Chiesa Cattolica. Protagonista fu il Papa Bonifacio VIII. Il re di Francia, Filippo il Bello, inviò dei soldati per arrestarlo il 7 settembre 1303. Il Papa, forse per l'oltraggio subito, morì un mese dopo. Non si sa bene come si sia materializzato quello schiaffo, se è stato un guanto lanciato sulla faccia. Quell'episodio si inseriva nella guerra tra potere temporale e spirituale e rappresentò un giro di boa nella storia europea verso la formazione degli stati nazionali. Sono in quella che è nota per essere la città dei papi, Anagni, però vi racconterò anche storie, in particolare di artigianato. Lavorazione del legno, dei metalli, della terra. Attraverso le storie di questi artigiani andremo a carpire lo spirito della ciociaria, lo spirito di chi, di fronte all'inesorabile trascorrere del tempo, difende questi insegnamenti. Dai quali invece ancora oggi è possibile trarre non soltanto gratificazione personale, ma anche un mezzo di sostentamento, anzi ci sono delle vere e proprie eccellenze italiane in questo senso. Il motivo per cui sono ancora per strada di notte? Smaltire la cena ciociara nel ristorante di un pastificio specializzato in primi. Quindi mi sono goduto dei ravioli ripieni di burrata, pistacchio, gamberetti e pomodorini. Intanto guardate che belli gli archi del municipio, ma non vi voglio svelare troppo. Ci vediamo con la luce del sole per il racconto della città dei papi.